Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi propongo per la rubrica punti e spunti un altro punto, un punto particolare, molto bello, che si adatta a tantissime cose. È molto semplice da fare nonostante abbia bisogno di più righe di lavorazione. Però senza aggiungere altro vi lascio alla spiegazione del punto. Per questo punto avremo bisogno di un numero di catenelle che siano un multiplo di 10 più 3. Io per questo campione ne ho già montate 43, che appunto sono un multiplo di 10 più 3. Ora faccio una catenella per poi tornare indietro, entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto con un punto basso, salgo con un altro punto basso, questo sarà il mio primo punto alto. Dopodiché ne vado ad aggiungere altri due sulle due catenelle successive. Quindi avremo un totale di 3 punti alti su 3 catenelle. Dopodiché faccio 3 catenelle di separazione, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle di base, salto una sola catenella, entro nella seconda catenella utile con un punto basso, faccio ancora 3 catenelle, ne salto una di base, entro in quella successiva e lavoro un punto basso, salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo, vado a fare un punto alto, entro in quello dopo, vado a fare un altro punto alto, in quello dopo ancora con un altro punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, ne salto una di base, entro nella seconda, faccio un punto basso e di nuovo 3 catenelle, ne salto una di base, entro in quella successiva, faccio un punto basso, 3 catenelle ancora, ne salto una di base, entro in quella dopo, faccio un punto basso, di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva, vado a fare il mio gruppo di 3 punti alti su 3 catenelle, punto su punto, un punto per ogni catenella, per un totale di 3. Aggiungo 3 catenelle di separazione, ne salto una di base, entro in quella dopo e faccio un punto basso. Aggiungo di nuovo 3 catenelle, ne salto una di base, entro in quella successiva, faccio un punto basso e faccio l'ultimo archettino, quindi salto una catenella di base, entro in quella dopo, faccio un punto basso, dopodiché salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, ne salto una di base e vado a fare il mio gruppetto di 3 punti alti su 3 catenelle. E ripeto la sequenza di archetti, quindi 3 catenelle, salto un punto di base, una catenella di base, entro in quella dopo e faccio un punto basso. Faccio di nuovo le mie 3 catenelle, ne salto una di base, entro in quella successiva con un altro punto basso, di nuovo 3 catenelle, ne salto una di base, entro in quella dopo con un punto basso, 3 catenelle di nuovo e vado a finire la mia riga con i 3 punti alti, quindi ne salto una di base, vado a lavorare 1, 2 e nell'ultimo 3 punti alti. Abbiamo fatto la riga numero 1. Quindi abbiamo un'alternanza di 3 punti alti e di archetti intervallati da 3 punti bassi. Ora passiamo alla riga numero 2. Quindi giro il mio lavoro, vado a fare quello che sostituisce il mio primo punto alto, che nel mio caso sono un punto basso sopra l'altro, però come dico sempre voi potete usare la soluzione che vi piace di più, quindi
le solite 3 catenelle classiche, oppure 2 catenelle, oppure punto basso, 2 catenelle. Insomma, e ripeto, quello che dico sempre fino allo sfinimento è come uno si trova meglio e è il gusto personale in ogni caso, quello conta più di tutto. Detto questo e fatto quello che è il mio primo punto alto, vado a fare un altro punto alto sul punto successivo della riga sottostante, un altro ancora nel punto successivo, filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto utile, questo, e vado a fare un punto alto. Dopodiché faccio 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo, quello tra i 2 punti bassi, e vado a fare un punto basso. Dopodiché faccio ancora le mie 3 catenelle, vado nell'archetto dopo, faccio un punto basso, faccio ancora 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo archetto di questa sequenza e vado a fare un punto alto. Dopodiché vado a lavorare i 3 punti così come li trovo, quindi farò 3 punti alti sui 3 punti alti che abbiamo lavorato in precedenza, punto su punto. Fatti i 3 punti alti, entro nel primo archetto utile e faccio un altro punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto successivo e vado a lavorare un punto basso. Di nuovo faccio 3 catenelle, nell'archetto successivo faccio un punto basso. Faccio 3 catenelle, mi sposto nell'archetto dopo, filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto. Questi 3 punti li vado a lavorare punto su punto, quindi un punto alto per ogni punto alto utile. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo con un punto alto. Di nuovo 3 catenelle, vado nell'archetto dopo, quello formato dalle 3 catenelle tra i 2 punti bassi, faccio un punto basso. Di nuovo faccio 3 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso. Faccio 3 catenelle ancora, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto dopo e lavoro il mio punto alto. Lavoro i miei 3 punti alti con altrettanti 3 punti alti, punto su punto, dopodiché vado a fare il quinto punto nell'archetto successivo. Di nuovo le 3 catenelle, entro nell'archetto dopo, punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle, entro nell'ultimo archetto utile con un punto alto e vado a lavorare gli ultimi 3 punti alti così come li trovo. E la riga numero 2 è completa. Ora giriamo il lavoro, andiamo a lavorare la riga numero 3, quindi questi punti qua da 4 diventeranno 5, quindi inizio con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, lavoro gli altri 3 punti alti con un punto alto per ogni punto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito dopo e lavoro l'ultimo punto alto. Dopodiché vado a farmi le mie 3 catenelle, entro nell'archetto centrale con un punto basso. Di nuovo faccio le mie 3 catenelle, filo sull'uncinetto, adesso questi 5 punti devono diventare 7, quindi entro nell'archetto che ho dopo, faccio un punto alto. Qui ne ho 5 di punti, vado a lavorare punto su punto. Dopodiché entro nel primo archetto utile e i punti sono diventati 7. Vado a fare le mie 3 catenelle, entro nell'archetto successivo, faccio un punto basso, faccio 3 catenelle,
entro nell'ultimo archetto utile, punto alto, dopodiché vado a lavorarmi i miei 5 punti alti con altrettanti punti alti, quindi un punto per ogni punto utile. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e vado a lavorare l'ultimo del gruppo di 7. Faccio le mie 3 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso, 3 catenelle, entro nell'ultimo archetto utile, punto alto, vado a lavorare gli altri 5 punti con un punto alto per ogni punto utile. Dopodiché entro nell'archetto successivo con un altro punto alto. Vado a farmi le mie 3 catenelle, entro nel punto centrale con un punto basso, vado a fare le mie altre 3 catenelle, entro nell'archetto l'ultimo con un punto alto e lavoro gli altri punti alti punto su punto. E abbiamo finito la riga numero 3. Ora risaliamo con la riga numero 4. Quindi una volta girato il mio lavoro vado a fare quello che si sostituisce il mio primo punto alto, dopodiché ne vado ad aggiungere 5, quindi lavoriamo i 4 restanti con un punto su ogni punto utile. Dopodiché entriamo nel primo archetto disponibile e lavoriamo l'ultimo punto alto. Faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo e faccio un punto alto. Dopodiché vado a lavorare i punti così come li trovo, quindi punto su punto. I punti devono diventare 9, quindi uno nell'archetto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un punto su ogni punto utile e uno nell'archetto successivo, quindi sono 9. Faccio una catenella di separazione, mi sposto nell'archetto successivo con un punto alto, vado a lavorare i restanti punti. Entro nel primo archetto utile e faccio l'ultimo del gruppo di 9, catenella, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, vado a fare il mio punto alto, dopodiché lavoro i restanti 7 con un punto su ogni punto utile. Quando ho lavorato l'ultimo punto, entro nell'archetto successivo e vado a lavorare un altro punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'ultimo archetto utile con un punto alto e vado a lavorare i restanti 5 punti. Ora ripartiamo con la serie di punti alti e archetti, quindi vado a fare quello che va a sostituire il mio primo punto alto, aggiungo una catenella sola di separazione, aggiungo una catenella di separazione, entro nel punto successivo, faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle, salto un punto di base, faccio un punto basso,
Dopodiché vado a fare 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, vado a fare un punto alto nell'ultimo punto alto utile del gruppo di 6. Poi vado a fare un punto alto nell'archetto formato da una catenella, dopodiché vado a fare un punto alto nel punto successivo, quindi dobbiamo riformare il nostro gruppo di 3 punti alti. Dopodiché vado avanti con 3 catenelle, salto un punto di base, vado in quello successivo con un punto basso. Faccio ancora 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo con un punto basso, faccio 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo con un punto basso, di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro nell'ultimo punto utile del gruppo di 9 punti, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra i gruppi di punti alti, faccio un altro punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile del gruppo successivo con un altro punto alto. Dopodiché vado a ripetere la sequenza: 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto basso, 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, ne salto uno di base, entro in quello successivo, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro in questo spazio, ne faccio un altro di punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto utile e faccio un altro punto alto e ripeto gli archetti: 3 catenelle, salto un punto di base, punto successivo, punto basso, 3 catenelle, ne salto uno di base, quello dopo, punto basso, 3 catenelle, ne salto uno di base, quello dopo ancora, punto basso, 3 catenelle, ne salto uno di base, entro nell'ultimo punto alto utile, punto alto, entro nello spazio tra i gruppi di punti alti, punto alto, entro nel primo punto alto che abbiamo a disposizione e punto alto ancora. Per un totale punti alti devono essere 3, i gruppetti di 3 punti alti. Dopodiché aggiungo 3 catenelle di base, ne salto una, faccio un punto basso, 3 catenelle, vado a formare il mio archettino, salto uno di base, un punto basso, qui salgo con una sola catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo che è l'ultimo punto utile e vado a fare il mio punto alto. Ora giro il lavoro e ripartiamo. Entro nel primo punto che ho subito sotto e vado a fare il punto basso. Aggiungo 3 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto successivo e vado a fare un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto dopo con un punto alto. Dopodiché andremo a lavorare gli altri 3 punti alti punto su punto, così come abbiamo fatto nella seconda riga. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e vado a fare l'ultimo punto alto. Dopodiché faccio le mie 3 catenelle, mi sposto nell'archetto dopo, punto basso, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nell'ultimo archetto di questo gruppo e faccio un punto alto e vado a lavorare i restanti 3 punti alti con altri 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e lavoro l'ultimo punto alto. Aggiungo 3 catenelle, mi sposto nell'archetto dopo, punto basso, 3 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'ultimo archetto per questo gruppo, punto alto, entro nel punto successivo, punto alto, e quello dopo, punto alto, nel terzo e ultimo punto alto, dopodiché mi sposto nell'archetto successivo con un punto alto.
3 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle, mi sposto nell'archetto dopo con un altro punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, mi sposto sull'archetto dopo con un punto alto, vado a lavorare gli altri 3 punti restanti, dopodiché completo il mio gruppo entrando nell'archetto successivo con un punto alto. Vado a fare di nuovo le mie 3 catenelle, mi sposto nell'archetto dopo con un punto basso, 3 catenelle di separazione, vado a chiudere la sequenza con un punto basso sull'ultimo punto utile della riga sottostante. Dopodiché ripetiamo, giriamo il lavoro, vado a fare quello che sostituisce il mio primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, entro nell'archetto che ho subito sotto questo qui, con un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e vado a fare il mio punto alto. Dopodiché andrò a lavorare i restanti 5 punti, punto su punto, un punto alto per ogni punto utile. Devo entrare nell'archetto dopo e vado a fare il mio ultimo punto alto. Dopodiché aggiungo le mie 3 catenelle di separazione e andiamo a fare un punto basso nell'archetto centrale. Faccio di nuovo le mie 3 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto successivo, vado a fare un punto alto, poi lavoro gli altri 5. Dopodiché me ne manca uno, entro nell'archetto che ho subito dopo e vado a fare il mio punto alto. Le 3 catenelle, entro nell'archetto centrale, faccio il punto basso. 3 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto alto, lavoro i restanti 5 punti alti punto su punto, ed entro nell'archetto con un punto alto, 3 catenelle, entro nell'archetto centrale, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo archetto utile per questo gruppo, vado a fare punto alto e poi continuo con gli altri. Entro nell'ultimo archetto utile e faccio un punto alto. Faccio di nuovo le mie 3 catenelle, entro nell'ultimo archetto che abbiamo a disposizione per questa riga con un punto basso, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a chiudere la riga con un punto alto. Dopodiché giro il mio lavoro, inizio con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, quello prima dei 7 punti alti, e faccio un punto alto. Dopodiché vado a lavorare gli altri 7 punto su punto. Praticamente qui dovremo replicare la sequenza di 9 punti alti, una catenella. Lavorato l'ultimo punto alto, entro nell'archetto, mi faccio il punto alto che mancava, catenella di separazione, mi sposto nell'archetto successivo, punto alto, lavoro gli altri punti così come li trovo, entro nell'archetto successivo, faccio il punto alto, catenella, mi sposto nell'archetto dopo, punto alto, dopodiché lavoro i punti così come li trovo,
entro nell'archetto successivo, punto alto, catenella di separazione, mi sposto nell'altro archetto, punto alto, dopodiché vado a lavorare i punti così come li trovo, entro nell'archetto, lavoro il mio nono e ultimo punto, catenella, filo sull'uncinetto e vado nel primo punto che abbiamo lavorato nella riga sottostante e lavoro un punto alto. Arrivati a questo punto, la sequenza riparte dalla riga numero 2, quindi dobbiamo considerare questi punti come se fossero le catenelle. Facciamolo insieme. Giro il lavoro, vado a fare quello che va a sostituire il mio primo punto alto, entro nello spazio formato da una catenella che abbiamo subito dopo e faccio un altro punto alto. Dopodiché entro nel punto successivo, faccio un punto alto, ripartiamo con il gruppo da 3, così come abbiamo iniziato nella riga numero 1. Dopodiché passiamo a fare gli archetti, quindi facciamo 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto basso, 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, ne salto uno di base, entro in quello successivo, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nell'ultimo punto utile di questo gruppo e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, qui abbiamo lo spazio di una catenella, entriamo nello spazio con un punto alto ed entriamo nel punto alto successivo e così abbiamo ottenuto il nostro gruppo di 3 punti alti. Di nuovo 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, salto il punto di base, entro in quello successivo, punto basso, 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo, salto un punto di base, entro nel punto successivo, punto alto, qui c'è lo spazio, entriamo, punto alto, qui c'è il primo punto utile, entriamo, punto alto, 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo, punto basso, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, ne salto uno di base, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto utile di questo gruppo di 9 punti, filo sull'uncinetto, entro nello spazio con un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto utile con un punto alto. Ripeto le mie 3 catenelle e vado a fare il lavoro di archetti. Qui ho fatto i miei archetti, entro nell'ultimo punto del gruppo di 9 punti alti con un punto alto, entro nello spazio formato da una catenella con un punto alto, entro poi nell'ultimo punto alto utile con un punto alto. Arrivati a questo punto, tutto si ripete dalla riga numero 2. Quindi scorrete dietro il video e vedete com'è fatta la riga numero 2. Io vado avanti a lavorare ancora un po' e poi dopo vediamo alla fine come è venuto questo campione. Ed ecco che sono andata avanti un pochino con il campione e come potete vedere è davvero un punto molto bello, magari non semplicissimo perché comunque ci sono parecchi giri, la sequenza si sviluppa su parecchi giri di lavorazione, però è veramente un punto che rende bene. E con questo il video è finito, spero di avervi dato un'idea in più con questo punto che è veramente straordinario anche per fare maglie, copricostumi, cardigan, copertine, stole, sciarpine anche di cotone per il periodo di transizione dove non fa freddo ma non fa ancora caldo e magari abbiamo bisogno di qualcosa da tenere al collo. È veramente un punto molto molto adatto a tante cose.
E con oggi il video è finito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto lasciatemi un like e condividete. E vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche di ogni novità che pubblicherò. Inoltre nel box di informazione vi lascerò tutti i link dei miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti al prossimo video.